Adesso mi ammazzo perché non c'è il gradino. Ok. Finalmente a Parigi. L'idea di oggi è di andare a vedere 2 o 3 cosette interessanti che ci sono qua. C'è una cosa particolare che non abbiamo ancora visto qua in Marocco. Andiamo? 30 minuti a piedi, ma forse prenderò un taxi. Guardate com'è marina, cioè freddo, raffreddore. Vi rendete conto? Questo come scende 25 gradi si raffredda. Pensate che vita faccio io? Poi inizia a starnutire. Che vita faccio io? Poi inizia a starnutire, non riesce più a riprendere. C'è una cosa. Cioè, e ti dà fastidio a te? Una cosa allucinante, veramente. C'è un'arietta finalmente fresca, si respira da Dio, lei ha freddo. Andiamo a vedere dove i taxi. Sarà qualche ambrosia, paglia, sì, ambrogia, platano, qualche pianta del ambrogia. Qui ci sono i pullman, ma mezzi pubblici. Vabbè. Quando arriviamo riprendiamo. Mazza che traffico, raga. Sembra che sono tutti di fretta, mi fanno venire l'ansia. E inoltre ci sono questi palazzoni che iniziano ad essere da 6-7 piani. Tétouan ha un'origine molto simile a Chefchaouen. È stata fondata quando c'era il protettorato spagnolo dagli esiliati andalusi, che fossero spagnoli o ebrei, e ha la stessa origine di Chefchaouen, solo che questa è chiamata la città bianca. Guarda lì, la sua Medina è patrimonio dell'UNESCO. No, non sarà bianca, scusa. Qua no, dobbiamo ancora andarci alla Medina. Ecco qua la sorpresa. Una chiesa. Questa è la prima chiesa funzionante, perché ne abbiamo viste alcune non funzionanti, che abbiamo trovato in Marocco. La particolarità è che è dedicata alla Virgen del Carmen. No, ma no, vai a cagare. You thought you could play with me, but you can't. You thought you could lie to me, but you can't. Oh, go find your next victim. Questa è la Nostra Signora della Vittoria. Anticamente, prima della sua fondazione, era una missione dove accoglieva i missionari. Ci sono ancora adesso 15 stanze. Poi nel 1925 è stata fondata la chiesa. Ci sono alcune foto anche su internet che fanno vedere praticamente la missione è attorno nulla. Infatti è proprio su una collina. You thought you could play with me, but you can't. You thought you could lie to me, but you can't. Pensavo di trovare degli affreschi, ma non c'è assolutamente nulla. L'architettura è moresca, ci sono appunto le 2 navate, c'è la navata centrale più le 2 laterali, non ha affreschi. La cosa carina da vedere è sicuramente il soffitto in legno, che è veramente bello. Quello che avete appena visto è l'antico quartiere generale delle forze armate, in disuso. Non si può andare a visitare, rimane su una collina di fianco al cimitero, però comunque dalla piazza, proprio di fronte alla chiesa, si può notare questo scorcio. Quindi l'abbiamo ripresa, ve l'abbiamo detto, via. Andiamo di là. Vedete un attimino alle nostre spalle la città, è una città europea sostanzialmente, c'è anche la chiesa. È molto trafficata, sembra di stare a Milano praticamente, niente di particolare, se non che tutte le donne hanno il velo. Ci sono tantissimi arabi, ecco, l'unica differenza. Ma stona non nel senso negativo, stona nel senso che tu sei abituato a vedere città così europee con persone europee, e invece ti trovi una città europea con persone non europee, ed è un po' impelagando. No, non mi sto impelagando, nel senso che comunque è strano vedere. Poi, l'architettura dei palazzi è completamente moresca, quindi non mi sembra proprio di essere in Europa. Ma la moresca è un mix fra l'arabo e il nostro contemporaneo, quindi a me insomma non dispiace. L'unica cosa che non mi piace di questa città è che è casinata. Tu sembra di stare a Milano. Fa venire ansia, poi noi veniamo da settimane di niente, di deserto, di costa, di tranquillità. E vedi tutto sto traffico e dici wow, ragazzi, cosa ci aspetta? Poi un'altra cosa strana è che quando riprendiamo con questa maniera, col telefono verso di noi così, siamo visibilissimi e tutti ci guardano. Esatto, quindi siamo delle mosche bianche. Stiamo andando verso la piazza San Secondo, dei martiri di... Non San Secondo, Hassan. Ok, stiamo andando verso la piazza di non San Secondo, ma di Hassan Secondo. Dai, è tutta pedonale, molto carina. Info importanti quando siete in Marocco: l'acqua gasata
è solo questa, una sola marca, si chiama Ulmless. No, Sì. si dice così? Boh, non lo Devi so. ordinarla col suo nome, se gli dici gazeuse, pétillante, acqua blu, non capiscono. Devi dirgli il nome, L'acqua blu è bellissima. così. Però la particolarità che ci aveva spiegato appunto il nostro amico di Kenny è che loro normalmente l'acqua gasata la bevono quando magari mangiato troppo e quindi lo usano come digestivo. E io dico, ma scusa, quando sei pesante, appesantino, bevi l'acqua, abbiamo addirittura 2 o 3 tipi di acque differenti. Noi abbiamo solo trovato questa qua. Solo questa. Esatto, non so, poi ci sarà la Perrier, ci sarà, no, forse qualcosa al limone, c'era anche qualcosa di aromatizzante, però ci spiegavano che loro l'acqua gasata la usano per digerire, niente di più. Quindi buon rutti a tutti. Io invece mi sono preso a Baiano una Schweppes al limone. Siamo in questo bellissimo hamburgerificio, kebabificio, paninificio, tacosificio. Un'altra curiosità, qui esistono i bar e esistono gli snack. I bar sono, diciamo, bar classicissimi, dove normalmente è frequentato solo da uomini, dove si siedono, prendono un caffè o un tè, normalmente fumano, perché all'interno si può fumare, e se la chiacchierano fra uomini. Difficilmente si vedono donne all'interno. Mentre gli snack sono, diciamo, un po' forse le nostre birrerie, i nostri bar con panini, fast food, dove appunto fanno, ecco ve lo leggo, fanno esattamente salate, panini, tacos, hamburger, pizze, shawarma e paste, ok? Sono i posti dove normalmente si può venire a mangiare e qui trovi coppie, trovi qualsiasi tipo di persone, non è, diciamo così, esclusivo. I prezzi sono, ipotesi, per delle insalate vanno dai 25 ai 35 dirham, i tacos vanno dai 30 ai 40, 50 dirham, più o meno in tutti lì, guarda, non superi i 50 dirham normalmente. Dove siamo? Piazza? Siamo in piazza a San Secondo, che ha anche un altro nome se guardi su Google, ma ormai Maurizio III. Non sappiamo se è sicuro perché Google continua a cambiare idea. Sì, dice anche un altro nome, ma noi non lo sappiamo. Cos'è quell'architettura? Suppongo siano 2 fontane, poco ma mi sembrano. Non solo nelle fontane ma anche nei palazzi, la cosa certa è che c'è un mix di architettura tra l'andaluso e l'arabo. Di fronte a queste fontane, cosa c'è di fronte a noi? Cosa c'è dietro di noi? Il Palazzo Reale. E anche oggi non ci vuole aprire. Sai perché? Perché questa è la sua residenza estiva, quindi Capito, fa caldo. verrà un po' più avanti nell'estate, ecco. Vado a bussare alla porta a vedere se comunque mi apre. Perché il tè te lo deve. Te e pasticcini che ho visto qua davanti, c'è una bella pasticceria, magari li compra lì. Sì, lui li va a comprare lì. Andiamo a vederlo un po' più da vicino. Ho chiesto si può riprendere. Ok, fantastico. Sicuramente la cosa che spicca di più è il portale molto decorato, tutto sulla parete bianca. Tu chi sei? È l'unico che può entrare qua. È il gatto reale. È il Gâteau Royal. Il gatto royale. Abbiamo visto questo gatto royale a Rabat. Lui dice che non c'è, no, secondo me è qua. Dammi i pasticcini. Che si è girato la guardia, mi ha guardato Vogliamo malissimo. i pasticcini. Picchetto davanti alle transenne. Vogliamo i pasticcini. Comunque è proprio bella sta piazzetta. Sai cos'è? Bisognerebbe avere il drone per farvela vedere dall'alto, perché ha un disegno particolare la piazza, Ci che da qua sparano. non si vede. Magari vi mettiamo una foto che prendiamo Sì, da internet. se troviamo le foto ve le mettiamo sicuramente. Ha un bel disegno, ma da Bene. qua. Di fianco al Palazzo del Re troviamo una porta della Medina, della città antica. Un'altra Medina, un'altra città vecchia, tutte uguali. Non ti piacciono i mercati? Perché alla fine veramente, visto un negozio, questi tutti. Ma comunque devo dire che vendono molto oro, comunque finto oro, argento, dorato, insomma parecchio gioielleria, diciamo così. Volete comprare un pollo? Hamburger. Che questa carne qua deve essere buona. Guarda, è un pueblo andaluso bianco. L'avevano detto che l'architettura è molto simile. Solo che come dicevi tu con più fontane. E più api, guarda, pazzesco, pazzesco. Come fanno a convivere con tutte queste api? Dio solo lo sa.
abbiamo avuto fortuna che oggi è il giorno mondiale dei musei ed è gratuito. Che culo! Quindi siamo al museo del etnografico. And also we have the rivers. Ok. And this is how he drowned the castles. Ok. And you can see also Malaga also. Yeah, Malaga. And we have here Cordoba. Cordova. You see? Cioè al contrario, Sì, è sì. bellissimo. Malaga, Yeah, Algeciras, Tarifa, Isbilia. Isviglia. Yeah. Siviglia. I campi dell'acquedotto. Yeah, they are using them to circle the water into the house. Yes. You see? Questa qua era praticamente le tuberie sotterranee che avevano creato nel 1800 e queste erano tutta la mappa delle fontane pubbliche perché i ricchi facevano questi contratti, che avete visto qua, in base alla piantina della casa veniva calcolato un prezzo e queste erano la fattura, ogni riga era una famiglia o una casa e queste sono quanto dovevano. Praticamente sono le fatture di adesso dell'acqua, erano un pochino avanti. Ovviamente l'acqua era solo per la gente ricca, la gente di media classe o un po' più povera andava alle fontane con le giare a prendersi l'acqua. La copertura dei pozzi, ovviamente nel periodo romano e questo invece era sempre l'ingresso del pozzo nell'epoca precedente, un po' meno lavorato. Queste invece sono le lapidi ebree, infatti vedete la stella di David, che erano molto più semplici perché qua c'è un grossissimo quartiere ebraico. Knackers and different sizes. So we have this size is smaller than this size. So this size is used to represent the middle class families. Questa parte è dedicata praticamente a tutte le parti di decorazione interna delle case, dove abbiamo visto dai battacchi fuori di diverse dimensioni in base al ceto sociale e alla provenienza etnica, alla parte dei soffitti, le decorazioni interne, come queste qua, o addirittura le varie differenti piastrelle che poi venivano con stile portoghese piuttosto che spagnolo, piuttosto che locali. Questo è uno dei tappeti più antichi e più costosi, dove c'è la firma e la data del 928. E mi stava raccontando che sia il colore che diciamo così, le varie raffigurazioni, potremmo stare qua a parlare dei giorni, ma ognuno di questi qua ha un simbolo e un significato ben preciso. Questi oggetti sono tutti oggetti in bronzo, dalle teiere, perché era il classico richiedente, portalampade, alle cose per il profumo. La cosa interessante sono questi martelletti che servivano per rompere lo zucchero, li mettono in quella scatola lì, e quella grossa qua che era una lampada d'olio dove col fuoco illuminavano. Ecco qua la città bianca che tanto Marina voleva vedere dall'alto, che siamo usciti dal museo e c'è una terrazza che ce la fa vedere. So they used to carry with them the gunpowder, the bride dress. Questa parte è la parte ebrea, i vestiari e ciò che utilizzavano gli ebrei. The candles also in the days of Sabbath. All the women together. All the women. And here's the bride. It's mixed color. This dress. I don't know. Questa parte è dedicata tutta al vestimento, non so come si dice, delle donne quando si devono sposare. Quindi c'è il vestito tipico, ci sono tutti i bracciali, le collane, poi c'è il trono dove si devono sedere con lo sposo davanti, poi c'è una culla per i bambini, che tra l'altro anche in Italia usavamo così di legno con i ganci. Queste sono tutte parti della dote che veniva data alle donne e il baule. La particolarità è che è un mix di stile tra l'arabo e l'andaluso, proprio perché Tetuan, appunto avendo questa influenza andalusa,
tutto un mix di culture. Sono i certificati che venivano dati a chi aveva imparato tutto il Corano a memoria. Direi che il museo è stato abbastanza interessante da sicuramente venire a vedere per capire un attimino la cultura mista all'Andalusia. Sì, questa parte del Marocco è proprio particolare, quindi sì, interessante, interessante questo. Vi mettiamo qui sotto le coordinate e il nome del museo. Siamo usciti dalla porta principale. Stavo dicendo che forse questa è la città con più gatti in assoluto che abbiamo visto finora. La famosa gattara di Roma c'è anche. Ecco qui di colpo che cosa vedo. Quanti? Ciao Bruto, ti siamo mancati, vero? Eh sì, non vedi come scodizzo. Sì, infatti, ma dice anche che non vuole stare in questo parcheggio per stanotte. No. Adesso lo accontentiamo. Dove sei? Mauri? Non c'è la porta di là. No. Fatto vedere se era tutto a posto. Meno male, sennò mi preoccupavo. Adesso accontentiamo Bruto e ci spostiamo da qui. Che lei ha deciso questa volta. Lui ha deciso che questa città non fa per noi. È carina, ma non è il nostro genere. Si può dormire qua, però quando hai quelle sensazioni, devi sentirne quelle sensazioni. E io ho la sensazione di andarmene fuori dalle palle. Ah beh, un altro Marocco questo, Anche per il tempo. Sì. You thought you could play with me, but you can't. You thought you could lie to me, but you can't. Go find your next victim. Sarebbe bello vedere l'alba alle 6 del mattino, quando sorge, perché questa è la posizione migliore. Però non credo che la vedrete. Questo è difficile. Ci siamo spostati, abbiamo fatto più o meno 30 km, siamo in questo parcheggio che ovviamente sarà messo nell'elenco dei parcheggi nel blog di Senza K. Passeremo la notte qua, se non sbaglio dovrebbe esserci un custode anche per la notte. Peccato il tempo, mi sa che stasera arriva la pioggia. Vabbè, ci vediamo domani, ciao! You thought you could play with me, but you... Carina la musichina dell'attesa della Inouï marocchina. Madame Maurizio? Yes. Vieni dai, vieni qua che spieghiamo cosa stiamo facendo. Madame Maurizio è bellissima. Vieni che... Buongiorno a tutti intanto. Bonjour à tout le monde. Siamo arrivati, diciamo, alla fine del nostro viaggio. Ormai siamo in zona quasi Porto di Tangeri. Purtroppo sì. Passeremo qui l'ultimo giorno, c'è ancora un po' di sole, domani mattina dovrebbe esserci il mare abbastanza calmo. Controllate le previsioni del mare perché Mauri sapete che sta male anche solo con una ondina da pedalò. E cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di chiudere il contratto telefonico di internet che abbiamo fatto quando siamo entrati. Per chi non lo sapesse, abbiamo fatto un contratto a tempo indeterminato. Ora, puoi anche in teoria andartene e non chiuderlo. Il problema è che se non hai pagato le fatture, quando arrivi in frontiera te le fanno pagare prima. Certo. Se invece le hai pagate e non hai dato disdetta, comunque ci sono 2 mesi perché il contratto va avanti. Certo, andrà avanti. Dopo 2 mesi, ovviamente, penso che in automatico lo chiudono visto che non paghi. Però se tu rientri in Marocco, quelle 2 fatture lì rimangono aperte e quindi non ti fanno passare finché non le paghi. Esatto. Quindi per evitare problemi cerchiamo di chiuderlo, se ci riusciamo, prima. Un primo step l'ho tentato di fare dall'applicazione con chiaramente il traduttore e mi hanno detto che avevano aperto la pratica e dopo dovevo però per forza chiamare questa assistenza clienti. Sconosciuto. Eccola Ti qua. chiamano. Dai. Vai. Yes, English, yes. Okay, with you, the service client, your clients, so just for your demand, you want to release this abonnement Yes. for Wi-Fi? Yes, is it? Yes. I will transfer your call for the service resolution. Ok. Here we- Prima avevo parlato in francese così bene, adesso mi hanno mandato un inglese che parla di merda. Adesso mi passano a un altro dipartimento perché hanno aperto la pratica già in 3, non ho capito cosa devono ancora fare perché tutti i dati glieli abbiamo già dati. إنوي صباح النور شو كاين في خدمة؟ إنوي صباح النور شو كاين في خدمة؟ Bonjour, comment? Oui, bonjour. Bonjour, I was speaking in English with your colleague a few minutes Oui, ago. c'est French. D'accord, donc vous quittez le Maroc, c'est pour ça que vous voulez faire une demande de résiliation, hein? Oui,
Donc, votre numéro de votre téléphone, quand vous voulez faire la résiliation, le numéro de votre téléphone. Le numéro de la ligne, c'est 2... 48. Oui, yes, si, oui. D'accord, votre nom et votre prénom, à qui je l'honneur, madame? Pardon? Votre nom. Maurizio Boga. Ouais. Enchanté, Maurizio. Madame Maurizio, donc Madame Maurizio, votre demande c'est concernant la résiliation de 241. Donc, vous restez avec moi en ligne pour pouvoir l'historiquement déjà fait. Donc, vous partir via agence Inouï pour terminer la demande de résiliation. Un agence pour terminer. Voilà. Merci. Oui, voilà. Ok. Perfetto. Ok, donc madame, on vous souhaite une excellente bonne journée, au revoir. Merci, a vous. Merci Buona giornata. a vous. Au revoir. Merci a vous. Oh. Vabbè, 30 giorni ci vogliono per chiudere, se Ci avevano detto 3 giorni all'agenzia dove avevamo chiesto tempo fa, adesso questa dice 30, però dice che va terminato in un'agenzia Inouï, cioè da andare da un'agenzia Inouï, quindi fisicamente da un agente. Io non ho capito perché, lei dice che la domanda comunque l'ha fatta, avevo capito che era in più step. Quindi il primo step era aprire la pratica, il secondo step era chiamare il centralino per forza per parlare con qualcuno, metà mi hanno fatto parlare in inglese e questa persona dice che ha fatto, quello che ho capito dice l'ho fatta la pratica, però ci vogliono dei giorni, o comunque andare da un agente Inouï. Ora in questo paese dove siamo non c'è nessuna agenzia Inouï, quindi non lo so bene se riusciamo a farlo entro domani. Abbiamo fatto metà, quindi noi ci abbiamo provato, ecco, siete voi testimoni, quindi eventualmente in un giudizio vi chiamiamo tutti, gli riempiamo il tribunale. No, vabbè, penso che, vabbè ragazzi, noi so che le fatture le abbiamo pagate tutte, anche quello del mese in corso, lo blocchiamo prima del mese, quindi in teoria non dovrebbe più esserci dopo. Se ne incontriamo uno per strada sicuramente ci fermeremo. Ragazzi, ecco dove passiamo le nostre ultime ore in Marocco. Moriamo domani. In Marocco c'è questo parcheggio con tutti i ristoranti di pesce. Stati aperti fino all'1 di notte, però non ho fatto abbastanza casino e avevo tanto sonno. Si sta calmando il mare, spero che domani sia una tavola d'olio come l'andata, perché veramente non ho voglia di vomitare. Se così fosse, ragazzi, io documenterò anche questa parte. Nei fuori onda metteremo tutte le onde. È tutta fatta di conchigliette rotte. Questa spiaggia ha un nome bellissimo, si chiama, forse lo capiranno più i piemontesi, però si chiama Sumia. Quindi Sumia come si chiama? Mi sembra il nome giusto per te. È abbastanza pulita sta spiaggia, ha un po' di plastica in giro, però è una delle più pulite che abbiamo visto negli ultimi periodi. Giusto vostra info, lì abbiamo la punta di Ceuta, quella vedete, quella montagna lì, territorio spagnolo. Dopo la pioggerellina di ieri e il tempo nuvoloso, oggi è un po' meglio. Ne approfittiamo, ci facciamo una bella passeggiata sulla spiaggia e poi probabilmente stasera andremo già vicino al porto di Tangermed. Dormiremo lì in zona perché domani mattina la finestra che ho visto come mare calmo è dalle 8 di mattina fino all'1. C'è una nave alle 9:30 sperando che parta in orario e quindi dovremmo essere dall'altra parte, visto che ci metterà 2 ore, verso le 11:30 a mezzogiorno, quindi dovremmo starci dentro. Sono i calcoli che sto facendo. Contrordine, ci spostiamo nella prossima spiaggia perché tanto ormai il Marocco l'abbiamo visto tutto. Ci mancava una spiaggia prima del porto, vuoi non vederla? Sì, poi visto che domani mattina dovremo partire abbastanza presto, dobbiamo essere là alle 7:30, ci facciamo che avvicinare subito così ci parcheggiamo tranquilli. Vuoi che arriviamo stasera non c'è posto perché è possibile? Non sta mai. Ho detto meglio andare direttamente, ci facciamo la nostra giornata di mare, doccettina e poi partiamo. C'è una passeggiata strepitosa, Sì, sembra Miami. Qui il verde dei prati è... Abbiamo avanzato dei dirham, non li vogliamo ricambiare in euro e adesso andiamo a investirli in una cosa molto importante: frutta, verdura, cibo. E qui abbiamo il confine della parte spagnola che ovviamente
che anche qua c'è il doppio, quello marocchino e quello spagnolo, che si vede molto bene. Qua quando sentite che ci sono 1000 marocchini che vogliono entrare in Europa dalla Spagna, succede qua, su questa punta del Marocco. Davanti a noi si vede la Spagna continentale, guarda un po', la playa di Bologna si vede e i mulini a vento di Tarifa. Che meraviglia! Lì stiamo andando noi, niente male come ultimo posto. Vediamo, quando arriviamo lo vedremo. Visto che bel tramonto che sta Adesso scendendo. Sì, adesso no. Adesso sì, adesso no. Sì, siamo proprio in direzione giusta. Non so come siamo girati, però dalla Spagna non si vedeva così. No, da qua si vede meglio. Questa caletta è vista a tramonto. Detto questo, andiamo a mangiare. Sì. Ok. Buon appetito. Anche a voi. Tanto è ora di cena anche per loro. Esatto. Col pane. Madonna, ma avete presente quanto pane ti portano al ristorante qua? Cioè, gratis. Queste cosa sono? Lenticchie? Lenticchie. Buone. Buonissime. E una cosina di melanzane. Questo lo dico. Molto speziate. Siamo in una specie di pescheria al primo piano. Vediamo la moschea, la montagna e Bruto. Moschea, montagna, Bruto è lì. Sono le micro lenticchie, quelle piccoline. Devo far vedere perché per 40 dirham bisogna, cioè 400 dirham sono 40 euro. Voglio vedere se riusciamo a spenderli. Proseguiamo. Poi manca un pezzo. Hai già mangiato? No. Mi vedi masticare? Sì, bravo. Guarda, lì c'è il corpo del delitto. No. Sei un vizioso. Sto esplodendo. Stai rovinando tutto. No, sto facendo un disegno. La cena è finita. L'unica cosa che non abbiamo fatto vedere era l'acqua, quindi manca questa nel conto. Adesso voi dovete indovinare quanto abbiamo speso. Ditecelo in euro, ditecelo in dirham, quello che volete, ok? Diremo il prezzo che abbiamo speso nella prossima puntata. Chi indovina esattamente quanto abbiamo speso di conto vince una cartolina inviata da noi dovunque saremo in quel momento. Overdose di carboidrati. E di fritto. Buongiorno. Giornatissima giornata. Perché? Allora, guardate cosa c'è alle mie spalle. Mare, terra, Marocco, Spagna. Sì, oggi partiamo. Sotto, diciamo, dietro questa collina qua c'è il porto. Abbiamo dormito qua, che è vicino a un ristorante dove abbiamo mangiato ieri sera. E ragazzi, siamo pronti, dai, andiamo. Allora, accendiamo il motore e ci dirigiamo al porto. Non so, guardate, il mare sembra calmo, abbiamo una finestra di tempo dalle 9:30, 10 fino all'1. Speriamo che non sia in ritardo, se prendiamo quella non dovrei ballare più di tanto. Detto questo, Marina, prepara le pastiglie per il mal di mare. Allora, documenti e pastiglie per il mal di mare pronte. Esatto. Se mi vedete verde sapete già il perché. Dai, andiamo, va, che non c'è tempo da perdere con un casino qua. Ciao. Posto da camionisti, tutti dormono qua. Si dorme bene. Sempre confermato anche all'estero, dove ci sono i camionisti di solito si mangia bene e si sta abbastanza bene. Poi ovviamente loro sono molto devoti, quindi per loro il minareto non è un problema. E noi alle 5 del mattino è un po' dura. Insomma, poi questo qua non cantava molto bene, quindi stonava un po'. Madonna quanti cambiano anche qua. Guarda. Dappertutto. Va bene ragazzi, 10 minuti siamo al porto. Andiamo, sì. Automobile access, ferri e sei qua. Praticamente da qui, insomma, sei abbastanza buttato. Novità, nel senso che noi avevamo il biglietto aperto, quindi dobbiamo andare a confermare che oggi partiamo. Quindi prima di entrare, di fare il check-in, devi andare nell'ufficio della compagnia e dire siamo qui. Adesso andiamo. Che tale il mare oggi? Sta calmo? No, sta calmo. Calmo? Sì. Acqua con limone. Acqua con limone. Sì, acqua con limone.
Está bien para... Vale. Sí. En Italia, sí, si estás mareado, pan. ¿Sí? Así dicen. A limón. Limón mejor. Bueno. El limón en el seco, ¿no? ¿Has cambiado targa, no? No. Cambiado targa. Cuando entramos, un compañero de la aduana se equivocó y se dieron cuenta, se habían equivocado al principio Había invertido los dos números, lo último. y luego lo han puesto bien. Ahí está escrita bien, ¿no? En el ticket. Sí, 321, lo mismo. BG. 868 321. Pero no pasa nada, voy a modificar. Vale, Vale, gracias. gracias. Adesso ti faccio vedere, sulla carta è scritto giusto, l'ho guardato, però è... Marina Maurizio. Sì, Maurizio, sí. Marina y Mauricio. Ok, con esto. Sí. ¿Ya está? Ya todo. Muchísimas gracias, sono encantado. Shukran. Oh, ci ha anche cambiato i soldi. Oh, che spettacolo. Direte, adesso andiamo alla nostra barchettina. Che la barca è alle 8:30, non alle Bene, 9. un'ora in anticipo, perfetto, così il mare è stupendamente calmo. Bene, 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 bene. Andiamo. Veloce. Ok ragazzi, torniamo indietro perché sulla ricevuta è giusta la targa, sul biglietto non è giusta la targa, quindi torniamo indietro e richiediamo il perché. Ok, allora, la targa, adesso questo qua ha fatto la faccia per dire boh, non so che cazzo fare, sta consultando il cellulare e quindi non lo so, speriamo che... Il problema è che alle 8:30 parte e vorrei prendere quella nave lì. Vediamo. Però sembra tutto un problema probabilmente dell'agenzia iniziale. Partito dall'agenzia iniziale, è possibile. Non lo so, vedremo. Però è una targa completamente nuova, cioè quelle classiche europee. Vabbè, niente ragazzi. Il fatto è che in entrata non abbiamo avuto nessun problema. In entrata ci hanno scritto quella nostra, questa qua, BG868, questa qua. Non so se i sistemi magari fra una compagnia e l'altra. Mi sembra strano però. Fatto, ci ha cambiato la targa, poi abbiamo controllato e era sbagliato il veicolo, nel senso che era un'auto invece che un'autocaravana, su un casino, non so che è successo comunque. Se il signore ci dà l'ok. Sta bien? Ok, thank you, bye. Adesso abbiamo i controlli doganali e speriamo che insomma non ci rompono anche lì. Ore? Papà? Non lo so. 8:19. La barca sarebbe alle 8:30, aveva detto che c'era un piccolo ritardo. Ora vediamo. Aperto? Questo, no? Siamo davanti alla polizia per il controllo, suppongo, passaporti. E ragazzi, sono le 8:30 adesso, la nave è ancora lì, speriamo. Non voglio dire niente, però Ecco, già. solita porta sfiga. Me la vedo già chiudere mentre noi arriviamo in tutta fretta. Questa chiude il portellone. Vabbè ragazzi, bisogna stare lì fino all'una, non ci voglio. La prossima è tra 4 ore. C'è il mare grosso. Al pomeriggio? Va. Ah, ma dobbiamo poi fare anche lo scanner? Spero di no. Ma sicuro che ce lo fanno l'entrata in Europa, dai. Cioè ce l'hanno fatto per venire qua. L'importante è essere sulla barca, poi se ce lo fanno in Europa lo scanner va No, benissimo. qua ce lo fanno. Ma va, quello gliene frega un cazzo e porti via la roba buona, va, la vendo, tutta roba vede. È tollerata, quindi. Eccoci qui all'ulteriore controllo. E eccoli. Balearia che va. No, non ce l'avremmo mai fatta a prenderla. Ci manca ancora almeno mezz'ora di tempo qua fermi. Ciao Balearia. Sembra che dobbiamo fare lo scanner anche in uscita. Dobbiamo fare lo scanner anche in uscita, sì, perché ce l'ho qua davanti e non l'avremmo mai preso. Comunque va bene. Povero Bruto. Gli fanno i raggi X. Ma voi vi fiderete poi a mangiare i meloni e le verdure che abbiamo lì dentro dopo che sono state inondate di raggi X? Mi sa che avremo un clandestino. Il gatto clandestino. Lui vuole salire su Bruto. Sta cercando il modo di entrare da sotto.
In diretta abbiamo beccato un clandestino. Passato lo scanner, passati anche i cani, ci troviamo qua in prima linea, pronti per imbarcarci la prossima nave a Luna. Come previsto abbiamo perso quella di prima. Il fatto che ci siano in questa zona anche dei tavolini con panchine mi fa pensare che qui ci si passi un sacco di tempo. Se c'erano i letti mi preoccupavo di più. Ci sono solo camion. Perfetto. Recto así. Questo è un addio o un arrivederci Marocco? Bah. Oh, si vedrà nei prossimi anni cosa succederà. Addio o arrivederci? Ok, ciao. Ho fame, vai a comprare da mangiare. Bene. Guardate Mauri, non sa più dove mettersi. Queste leggere ondine già gli danno noia. Eccolo che ha cambiato angolo, così può vomitare direttamente giù. Inghilterra, guarda. J'ai parlé avec une personne. No, io volevamo savoir. En anglais. Pourquoi je ne pas parler français? C'est nécessaire la résiliation de la ligne et je vais à l'Europa demain. Stai rovinando tutto. No, sto facendo un disegno. Cioè? Quando mi fai finire vedrai Padre Pio. Sai che lo vedo dappertutto, sulle muffe dei muri, quelle cose lì. Te lo faccio vedere anche qua. Dai. Ah, caspita, lo vedete? Io lo vedo. Hanno acceso i motori, Mauri, e non siamo ancora saliti. E quindi? Perché devono scaldare i motori. Come fanno a scaldarli? Sono nell'acqua.